Buongiorno, io sono Sani e queste sono Sani Positive Vibration. Con i miei piccoli video, con i miei piccoli sketch, aiuto le persone di trovare le risposte alle domande magari un po' difficili, alle problematiche quotidiane, e spesso nei miei video parlo degli argomenti un po' particolari. Sono self-healing coach. Ho scritto 2 libri, o meglio dire, ho scritto un libro vero e proprio che si chiama Meditazione 5 passi verso il successo, perché attraverso questi libri riuscirete anche a avere per il scritto alcune delle tecniche che si possano utilizzare con la meditazione per aiutare le persone, ma anche un piccolo diario che vi potrebbe essere co-creator diary, in inglese, in italiano e quello anche in croato, e tutto è attraverso l'Amazon Self-Publishing. Spero che vi piaceranno e che troverete utili per le vostre cose quotidiane, per le domande e via così. Ma oggi invece vorrei con voi parlare di un argomento a me molto molto caro, che non si tratta come dire, non si tratta della religione, si tratta proprio della fede, delle fiducie verso l'energia angelica. E l'argomento d'oggi è come invitare o come comunque coinvolgere gli angeli nella vostra vita quotidiana con una semplice tecnica per aiutarvi a risolvere vostri problemi, a ottenere in modo più veloce qualsiasi cosa voi desiderate per voi stessi o anche per le persone che amate. È una tecnica molto semplice. Io in questi anni ho sempre utilizzato e coinvolto gli angeli moltissimo nel mio lavoro, nella mia quotidianità, e come voi mi avete fatto anche tante domande riferite a questo, poi scusate un po' vario, ma perché mi è venuta in mente una cosa. Allora, un po' di tempo fa avevo fatto anche ospitare gli angeli in casa mia, e ho condiviso questo con un po' di amici che mi hanno chiesto attraverso il Facebook, attraverso questa pagina YouTube di Cosenza come Sani Positive Vibration. Oltre la pagina questa qua su YouTube, dove mi troverete sempre cicerare, c'è il Facebook sempre con stesso nome, Instagram con stesso nome. In quelle occasioni potete anche direttamente attraverso Messenger mandarmi le vostre opinioni, potreste anche scrivermi le domande se c'è qualcosa che non avete capito. Possiamo anche, o avete un particolare desiderio per qualcosa di utile che vi potrebbe servire, io magari non ho ancora toccato come argomento. Io, se posso, se conosco argomento, se posso esservi d'aiuto, lo faccio volentieri. Ecco, questo è una piccola parentesi. Un'altra piccola parentesi è quella che, se nel caso con questa tecnica è molto semplice, molto pratica, ma se per caso fate fatica a utilizzare la terminologia degli angeli per vari motivi vostri e non c'è un pregiudizio, io comprendo anche questo, c'è una tecnica che è riferita molto più al coaching, grazie al metodo Tony Robbins, che troverete io ve lo metto dopo qui sopra su info o sui link diversi, dove potete trovare il cerchio della vita, che più o meno funziona nello stesso modo. Qui unica differenza è che voi chiedete agli angeli di occuparsi a posto vostro e di interferire, cioè di aiutarvi a svolgere o a ottenere in modo più veloce e più pratico determinati risultati che fino ad oggi magari avete fatto fatica a farlo da soli, e fidatevi che sono straordinari. Ecco, di conseguenza, tecnica, come vi dicevo, è molto semplice e io la chiamo la tecnica di coinvolgere gli angeli nella nostra quotidianità. Come portare gli angeli consapevolmente nella nostra vita. Allora, il cerchio più o meno è questo, io ve lo faccio vedere, ma poi ve lo spiego anche piano piano, una cosa alla volta. Allora, come vedete,
somiglia molto a un mandala, ok? E funziona in questo modo. Nel cerchio principale, questo qua grosso interno, ok? Io in questo cerchio metto tutti i consiglieri, tutti i miei cooperatori, perché considero questo mio piccolo progetto come una azienda della mia vita. Mettiamo in ottica come forse una piccola azienda dove queste perfette energie lavorano per noi, perché io sono capo, voglio ottenere determinati risultati e di conseguenza coinvolgo questo gruppo di persone che sono top del top per me, per qualsiasi cosa della mia vita, per essermi d'aiuto. Perché queste energie? Perché considero che queste persone o questi idoli o questi Buddha, Gesù, Dio, ma anche le persone fisiche vere hanno determinate caratteristiche che mi possano essere d'aiuto. Ok, miei consiglieri top of the top, che sono manager della comunicazione, della pubblicità, qualsiasi cosa a voi serve, utilizzateli. Per esempio io metto dentro Gesù, ma non per questione religiosa, ma per questione perché io amo la parola di Gesù, amo quello che Gesù ha lasciato a tutti noi e ho tantissima fede e fiducia nel suo immenso amore verso l'essere umano, e mi piace questa idea. Ma metto dentro anche la Louise Hay. Perché? Perché io faccio questi video, faccio il coaching, parlo della salute e penso che lei è una donna straordinaria e il suo modo di essere a me piace. Di conseguenza, se nella mia vita avessi voglia di un consiglio di una persona su come fare o cosa fare, mi piacerebbe che lei potesse essermi d'aiuto e darmi questa mano di spinta o di consiglio. Ecco, potete utilizzare chiunque a voi piace, Rockefeller, Berlusconi, scherzo, cioè non scherzo, a chi piace, che vi piace, non importa, è importante che ha per voi una determinata caratteristica che vi può essere utile. Nel cerchio proprio intorno sopra, può essere un pochettino più piccolo, scrivo semplicemente angeli, 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 angeli. Perché? Perché è dedicato proprio a un richiamo della loro energia. Potete utilizzare vari colori perché appunto il cerchio, come avete visto, più assomiglia a un mandala che neanche a un cerchio rigido suddiviso, e potete suddividerlo in quante parti volete. Se qualcuno ha per esempio voglia di suddividere l'aspetto fisico con la salute e con dimagrimento e con lo sport, potrebbe fare 4 sezioni diverse, come potrebbe essere un cerchio tutto riferito al benessere e alla salute fisica. Ok, spero di avete capito quello che intendo dire. Potete utilizzare colori per dividerli, perché come nel libro Meditazioni 5 passi verso il successo, io vi ho anche fatto capire che alcuni colori come alcuni chakra sono utili per stimolare determinate frequenze, così li potete utilizzare anche nel questo cerchio, abbinando il colore alla frequenza che vi serve per migliorare e per stimolare anche gli angeli di svolgere il suo lavoro in modo migliore, anche perché loro adorano i profumi, i colori, cristalli, le vibrazioni, la musica. Di conseguenza esprimetevi, fate creativi, siete creativi nella vita, non vi costa niente. Guarda, è creatività e parte più angelica che può essere la leggerezza e la creatività. Intendi? Capito? Ecco, queste sono le cose che primi due. Il terzo cerchio, che è quello più assomigliante, che è separato, come vedete, da queste strisce tipo mandala, lì dentro, abbinato all'ultimo cerchio, scriverete esattamente i vostri desideri. Allora, partendo però dall'ultimo cerchio, perché io nell'ultimo cerchio chiamo angeli appositi per qualsiasi sezione della vita. Ok, per esempio, angeli della bellezza, perché io divido solo in questo modo, dove sotto
è proprio un specifico angelo, angelo della bellezza, che lo chiamo perché voglio lasciare andare un po' di peso, voglio mettermi in forma psicofisica o perché semplicemente voglio riportare la bellezza nella mia vita. Ok, qualsiasi cosa sia, io li metto sotto stesso nucleo e qui sotto scrivo desiderio che voglio realizzare, mettendo tutto insieme senza preoccuparmi cosa, come e quando. Io chiedo al mio angelo della bellezza di portare queste cose nella mia vita. Potrebbe essere angelo dell'allegria. Se in questo periodo per voi fate fatica di sentirvi sereni, leggeri, di portare l'allegria nella vostra famiglia, nella vostra vita, o semplicemente nel di nuovo avere questa spinta di desiderare di vivere bene, richiamate il vostro angelo dell'allegria e scrivete sotto tutto ciò che desiderate, che potrebbe essere il ruolo di questo angelo per aiutarvi. Angelo della prosperità, per interferire sulle vostre finanze, sul vostro guadagno, sul vostro successo economico, sulla vostra capacità di essere, come dire, di essere creativi e attraverso la vostra creatività guadagnare più soldi o di semplicemente prosperare nella carriera, prosperare nella vostra vita e via così. Potete dargli anche i nomi se volete, oltre i colori, potete magari a ognuno di questi angeli abbinare un nome che per voi rappresenta ancora maggior forza per il vostro desiderio, possono essere anche ancora più specifici. L'angelo del canto, perché io voglio sviluppare la mia voce, angelo della letteratura, perché angelo della memoria, perché voglio imparare, memorizzare tutto quello che voglio. Più specifici siete, meglio è, perché se avete un problema determinato cercate di trovare un angelo specifico, oltre i vostri guardiani forti, per realizzare in più immediato modo proprio questo problema. Penso di aver spiegato bene come funziona questo cerchio, però oltre questo cerchio grande ci sono due cerchi più piccoli e un quadrante. Allora, due cerchi più piccoli che potete mettere dove volete, guardate, 1, 2 e un quadrante, adesso ve lo avvicino, ok? Uno è bolla della benedizione e in questa bolla di benedizione, in questo cerchio, in breve, voi potete scrivere le caratteristiche vostre o le caratteristiche di qualcun altro che voi volete per se stesso o le vostre che vi piacciono e volete moltiplicarli o condividere, anche mandare a qualcun altro di conseguenza nella stessa bolla. Per esempio, se voi lo sapete, mettiamo così che io sono una persona comunicativa e come vedete non ho problemi di parlare bla bla bla, però ci sono le persone che fanno fatica a esprimere quello che pensano e quello che gli sta nel cuore e magari io credo che a una persona questa mia caratteristica adesso sarebbe d'aiuto. Io posso chiedere all'angelo della comunicazione di essere utile in modo migliore senza interferire se per questa persona qua, e questa è una mia opinione, ma in quel momento lì io esprimo desiderio di angelo di comunicazione di aiutare a questa persona di esprimere in modo sano e migliore per sé questa caratteristica, di aiutarli di trovare la forza e coraggio perché magari in questo momento gli serve, ok? E si benedice perché tu gli mandi attraverso la benedizione. E anche a me stessa posso, per esempio, chiedere a stesso angelo di rinforzare questa caratteristica perché mi serve o perché la voglio o perché mi piace tanto. E così posso anche riportare, per esempio, se riconosco determinate qualità di una persona, come può essere la capacità di portare a termine quello che si comincia, la posatezza mentre si fa la cosa, di essere più ordinato, cioè, non lo so, qualsiasi cosa mi serve in questo momento e riconosco che qualcuno che mi piace ce l'ha,
richiedo che mi viene insegnato in modo giusto, non che mi mette le barricate e così devo fare salti mortali, ma che già mi benedice con questa capacità che io posso farlo, ok? Questo è primo il cerchio. Altra piccola bolla è quella di gratitudine e di fede e fiducia, chiamiamola così. In questa bolla, per esempio, scrivo cose su quali sono già grata e con la fede e fiducia affido agli angeli che sarà fatto. Io dico, io lo so che tutto quello che ti ho chiesto sarà fatto, ok? Invece il quadrante, io lo chiamo il sacchetto, il quadrante degli angeli. Cosa faccio con questo quadrante? Qui dentro io inserisco tutto ciò di cosa mi voglio liberare. Persino se ci sono le rabbie, frustrazioni, malcomunicazioni, i rancori, ma anche le caratteristiche tipo sono stanca, in questo periodo va tutto male, è questo coronavirus, possono essere mie piccole fobie, antipatie, paure, tutte loro hanno il suo nome, io li scrivo in questo sacchettino, lo do agli angeli e dico vi ringrazio, portateli lontano da me. Ok, e creo, adesso vi faccio vedere, tra il cerchio del desiderio e il quadrante che lascio agli angeli di portare via, creo questa barriera che lo chiamo barriera di luce. Cos'è questa barriera di luce? Barriera della luce bianca è un distacco energetico di protezione tra quello che è stato, quello che ci ostacola e quello che sono i nostri desideri. E come vedete, in tutto questo quadrante, questa barriera di luce, questo sacchetto proprio lo taglia fuori. Tutto il resto resta praticamente unito. Io vi ringrazio, spero di esservi stata d'aiuto. Se vi è piaciuto, fatemi un like. Devo dirvi grazie anche perché senza di voi questo tutto non avrebbe proprio alcun senso. Sono veramente felice di potervi aiutare, di poter confrontarmi con voi perché mi scrivete tanto. Settimana prossima, se vi passa un po' questo mal di gola, farò una meditazione per il buongiorno, per iniziare bene le nostre giornate. Siamo diventati più di 250 in così breve periodo e io vi sono estremamente grata perché vuol dire che vi piace, che siete desiderosi di sapere di più e per me è anche bello perché così tutti questi anni di ricerche vedo che c'è l'interesse e sono veramente felice di poter condividere con tutte le persone che sono nella ricerca delle risposte o che comunque li posso semplificare magari dandogli un strumento in mano senza che per questo devono stravolgersi la vita o fare ulteriori come dire, le ricerche da soli piuttosto che magari appesantirsi economicamente. In ogni caso, se vi piace fate il like, se pensate che a qualcun altro può essere d'aiuto, io sarei felice che voi condividete questi video, iscrivetevi anche su Instagram, su Facebook e su questa pagina YouTube e ci vediamo settimana prossima. Vi auguro una bellissima giornata. Bacio!